Beh, per la verità la notizia mi passò abbastanza inosservata. Io stavo per essere eletto consigliere regionale dell'Emilia Romagna, ma mi tornò in mente l'episodio il 2 di agosto, quando già consigliere regionale eletto che tutte le mattine da Modena andavo a Bologna in treno, scendendo alla stazione di Bologna, mi salvai il 2 agosto perché il primo giorno di ferie dei consigli regionali, quando saltò per aria la stazione per una bomba. In quel momento, quando la stazione saltò in aria, collegai il fatto che pochi mesi prima un aereo era saltato per aria e quindi ho cominciato a interrogarmi su queste coincidenze. Certamente ci sono delle inquietanti coincidenze. Kram, il terrorista tedesco, che era un uomo di Carlo, si è dormito davanti alla stazione di Bologna la notte fra il 1° e il 2 agosto. È una cosa che è stata accertata. Poi l'indagine su lui l'hanno archiviata dicendo che non c'è prova che ci sia un lodo Moro, ma negli ultimi 3 anni che sia esistito un lodo Moro, cioè l'accordo che gli italiani fecero con Arafat e con le frange palestinesi. Noi lasciamo passare le armi sul nostro territorio, in cambio però voi non fate attentati, ormai è stato documentato storicamente. Poi un'idea che io mi sono fatto è che sia Ustica sia Bologna avrebbero dovuto essere degli avvertimenti, cioè l'aereo probabilmente aveva 2 ore di ritardo, probabilmente doveva esplodere già sulla pista senza fare vittime. L'esplosivo di Bologna probabilmente è l'esplosivo in transito. Infatti la prima rivendicazione fu dalla resistenza palestinese che si scusava dicendo è stato un imprevisto, è scoppiato un esplosivo che doveva colpire altri obiettivi. Quindi questa storia va approfondita, compresa la richiesta di archiviazione che il giudice ha fatta meglio su Ustica, verso la quale la nostra associazione per la verità su Ustica, che è presieduta dalla signora Cavazza Giuliana, la cui madre è morta sull'aereo, è una delle 81 vittime, si è opposta con 80 pagine di osservazioni alla richiesta di archiviazione di Meglio dicendo ma stai scherzando, 81 morti? Dobbiamo ancora sapere chi sono i colpevoli e vuoi archiviare? No, vogliamo continuare le indagini anche alla luce di quello che è emerso quando sono stati desecretati gli atti, cioè le responsabilità della resistenza palestinese dietro questo avvenimento. E incredibilmente, mentre la nostra associazione, signora Cavazza, si è opposta all'archiviazione, la Bonfietti non si oppone all'archiviazione, che è una cosa stranissima, perché tutti abbiamo l'interesse a continuare a scoprire chi sono stati i colpevoli di questi misfatti e non archiviare e non fare più nulla. Come parlamentare, come ministro, come sottosegretario, sono stato incaricato di rispondere in aula ad interrogazioni e interpellanze. Naturalmente ho dovuto documentare, quindi ho chiesto alla NATO tutta la documentazione, ho chiesto ai francesi, ho chiesto agli americani, sono andato a vedere le perizie tecniche, l'esito dei processi penali, arrivando a un'incontrovertibile realtà, e cioè che l'aereo era stato abbattuto dall'esplosione di una bomba nella toilette di bordo. Quello che mi mancava allora, però, ancora, erano le carte che erano state coperte dal segreto di Stato, e lo sono state fino al governo Draghi e al governo Meloni che le ha desegretate, e quando io facevo parte della commissione d'inchiesta sulla morte di Moro, qualche anno dopo, negli anni successivi, quelle carte a cui era stato tolto il segretissimo erano state depositate presso i servizi segreti, e per la prima volta potei leggere tutti i cabli che Giovannone aveva mandato da Beirut dal momento del sequestro dei missili di terra d'aria da Bussalec, il referente dell'OPA a Bologna, fino al 27 giugno mattino dell'80, in cui chiede di evacuare l'ambasciata perché dice siamo nell'imminenza dell'attentato. Della battaglia aerea ci sono 37 versioni diverse, l'ultima di report del Fatto Quotidiano, di altre trasmissioni televisive, che sarebbero stati gli israeliani. Incredibile. Un'ulteriore versione avvallata anche da Giuliano Amato in un'intervista. Quindi si aggiungono a quelle dei francesi, degli americani, dei libici, persino degli UFO. Il problema nasce da un circuito giornalistico mediatico e di film che alla realtà di quello che è accaduto ha sovrapposto la fantasy. Quando il giornalista Purgatori venne querelato dai generali per il suo film Il muro di gomma, si presentò al processo dicendo ma cosa volete da me? Alla fine del mio film c'è scritto che ogni riferimento a fatti o a persone veramente esistite è puramente casuale. Io scrivo delle cose o faccio dei film che sono fiction, sono fantasia, e venne assolto per quello. Ma lui stesso ammise davanti ai magistrati che le sue erano fantasie e non erano realtà. Purtroppo nell'immaginario collettivo si sono fatte strada le fantasie, i racconti immaginari e non la realtà tecnica e giudiziaria. Così la indicava
la pista palestinese, lui è sempre stato molto coerente su questo, salvo quella volta che gli venne attribuito quella frase, no, che riguardava Ustica, e cioè che lui avrebbe saputo da un generale che era stato un missile, salvo che il giorno dopo, se uno va a vedere le agenzie, così che smentisce quello che ha detto il giorno prima, dice no, che lui non sapeva niente, aveva riferito una cosa che avevano riferito. Solo che quello che ha detto il giorno prima ha avuto un grande eco mediatico. La sua sconfessione delle cose che ha detto non è stata riportata da nessuno. Amato, non mi addentro Amato, è stato il mio Presidente del Consiglio, è stato anche il mio professore di diritto costituzionale, mi diede 30 lode all'Università di Modena tanti anni fa, ma ha cambiato talmente tante versioni su questo fatto, da quando era al governo, da quando poi era la Corte Costituzionale, e ultimamente sposando la tesi degli israeliani, che non saprei dire su quale dichiarazione di Amato dovrei porre la mia attenzione. Per quanto riguarda i risarcimenti civili, lei sa che sono stati liquidati 350 milioni di euro, 350 nella causa civile, che è stata fatta solo fra le parti, non fa Stato. Chi dice ma la sentenza civile ha detto, la sentenza civile, poiché l'Avvocatura di Stato si era costituita in ritardo e c'era solo sul tappeto la versione del missile, ha scritto che è più probabile che non che sia stato un missile. Ma vale fra le parti. Il problema è che adesso hanno sequestrato 150 milioni di euro ai due avvocati che avevano seguito quella causa, perché a quanto pare hanno liquidato questi avvocati, l'ex società Itavia, e i 150 milioni che gli hanno sequestrato sarebbero stati usati per spese pazze. Tant'è vero che è intervenuta la magistratura, li ha sequestrati, e anche quella è una cosa inquietante. Pensare che risarcimenti milionari, sono 25 euro a testa per ogni italiano, quelli che sono stati risarciti, siano finiti nelle mani, così hanno scritto tutti i giornali, di due avvocati e non per risarcire l'Itavia. È un'altra delle anomalie incredibili di questa vicenda, di cui i giornali parlano poco o niente. Un'altra incredibile storia italiana. Cioè, i magistrati diedero il permesso di spostare il 19 ricostruito a Bologna, ma come fonte di prova. Quindi avrebbe dovuto essere tenuto a disposizione dei magistrati, rimontato esattamente come era stato montato là, per eventuali future perizie, visto che la tecnica fa passi avanti. Purtroppo lo hanno rimontato, ma come Misiti, quando siamo andati a vederlo, ha testimoniato, hanno messo un'ala alla rovescia, ci hanno fatto lavorare gli studenti, ce l'hanno manomesso in maniera tale che la fonte principale di prova di quello che è successo a Ustica non è più utilizzabile. Grazie all'iniziativa dell'Associazione della Bonfetti, che nel museo hanno operato in questa maniera.